sulle montagne. Ragazzi, siamo partiti per la nostra vacanza di Capodanno. C'è l'Anna Maria che guida. Ciao. Se la sta godendo, supportata dal navigatore di Pastorelli sulla nostra nuova X10 13 pollici e mezzo a Toto. Già, per la terza volta consecutiva stiamo andando a festeggiare il Capodanno a Sappada, in Friuli, nella magnifica comunità di Cadore, una vera perla delle Dolomiti. Però nel racconto di questo video cercherò di non ripetere le stesse cose viste nei due video precedenti, bensì metterò l'accento su come le cose si sono evolute, nel bene e nel male. Dopo la suggestiva accoglienza con il concerto di Natale degli Alpini nella chiesa di Santa Margherita, possiamo dire che l'area sosta di Sappada, nella stretta conca del corso del Piave appena nato, resta sempre un approdo sicuro per il camperista in cerca di pace nelle fredde notti d'inverno. Ma attenzione, ho detto sicuro, non comodo, e ne parliamo tra poco. Rispetto a molte altre grandi località turistiche, perché d'inverno uno dovrebbe venire proprio qui, a Sappada? Qui troviamo una vasta area con piste facili e i campetti scuola, piste per principianti, veramente molto belle e adatte ai bimbi e a chiunque volesse imparare a sciare. Ma c'è anche Nevelandia, un bellissimo parco giochi sulla neve, raggiungibile con gli sci e i piedi direttamente dall'area camper, dove ci sono tantissime attrazioni per giocare e divertirsi, con i bob, gli slittini, i gommoni, i pattini, i quad e tanto altro. Quindi parliamo di una località particolarmente votata ad accogliere le famiglie con i bambini. D'altra parte, nel comprensorio di Sappada ci sono anche molte possibilità di sciare su piste più impegnative, indicate per gli sciatori più esperti. Ma il punto forte di tutto questo va ricercato sulla grande bellezza dei luoghi, sulle belle strutture ricettive, sulla vicina area camper, ma soprattutto sulle tariffe davvero convenienti degli impianti di risalita. Solo per farsi un'idea, il prezzo giornaliero dello ski pass in alta stagione 2025-2026 per gli adulti è di 44 euro, per i giovani fino a 18 anni è di 10 euro, mentre per i bambini fino a 6 anni di età è gratuito. Io trovo bello, collocato in una posizione felice e molto panoramica, il piazzale in piano e ben agibile dell'area, sebbene resti all'ombra per molte ore al giorno. Però noto che da quest'anno la fontana si trova all'esterno del recinto dell'area e che è scomparso il cartello di Montagna Amica del Turismo Itinerante che gli anni scorsi campeggiava allegro all'ingresso. Hanno anche spostato sulla destra i totem per il pagamento della sosta e delle tessere per la corrente, riducendo il servizio. Il costo della sola sosta è calcolato sulla base delle 24 ore non frazionabili ed è passato dai 18 euro dell'anno scorso a 20 euro, risolvendo così il problema tecnico della macchinetta che non riusciva quasi mai ad erogare i 2 euro di resto. Si può pagare per più giorni selezionando la data di fine sosta, ma la macchina non accetta pagamenti elettronici, soltanto banconote da 5, 10 o 20 euro. Sulla destra troviamo poi due marchingegni che servono per acquistare il servizio di erogazione della corrente elettrica. Infatti, per poter abilitare le prese sulle colonnine, bisogna avere una tessera e questa deve essere caricata con del credito. Sulla macchina bianca al centro si acquistano le tessere vuote al costo di 5 euro. Noi quando siamo arrivati avevamo già dall'anno scorso una tessera con il credito residuo di 3 euro, quindi non abbiamo dovuto fare nulla. Ma il giorno dopo abbiamo esaurito il credito e abbiamo dovuto ricaricarla usando la macchina a destra. Ecco, adesso dobbiamo ricaricare la tessera per la corrente.
Tra l'altro in questo momento le tessere sono esaurite, bisogna aspettare domani. Chi arriva adesso resta senza corrente. Quindi avendo già la tessera che costa 5 euro, bisogna metterla nella macchinetta di qua, la legge, cioè 0, prendiamo i 5 euro, eccoli, speriamo che vadano bene. Bene, li ha presi, 5 euro, e ha stampato anche la ricevuta. Ovviamente la ricarica può essere fatta con tagli da 5, 10, 20 o 50 euro. Mediamente si consumano circa 2,53 euro al giorno, quindi uno può fare i conti anche quanto caricare. Poi alla fine, quando uno parte, la tessera se la tiene e anche il credito. Non è possibile avere nessun rimborso, né per i 5 euro del costo della tessera, né per il credito residuo. Se uno ha la fortuna di tornare anche successivamente, può usufruirla come facciamo noi ormai al terzo anno che veniamo, e ogni volta che arriviamo evitiamo il problema di trovare le tessere esaurite. E se no, al souvenir. Una volta acquistata la tessera e ricaricata, bisogna individuare una presa libera su una colonnina vicina al proprio camper e scaricare il credito su questa, seguendo le istruzioni stampate e visualizzando gli esiti sul display di non facile lettura. Ma un grosso problema che abbiamo trovato quest'anno è che tutte le colonnine posizionate sul lato fronte Piave sono fuori servizio, quindi si rischia di pagare per poi non riuscire ad usufruire del servizio. Serve sicuramente un cavo di prolunga piuttosto lungo e robusto per attraversare l'area con la speranza di trovare una presa libera dalla parte lato strada. Prima di ripartire bisogna ricordarsi di riportare il credito dalla colonnina alla propria tessera. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua, quest'anno manca la corrente sulla resistenza che serviva a riscaldare i tubi e perciò è tutto ghiacciato e dai 2 rubinetti non esce nulla. L'unica alternativa è utilizzare la fontana esterna, che butta in continuazione e per questo non si è ancora congelata. Però è tutto un vai e vieni con gli annaffiatoi o taniche varie, decisamente molto scomodo. Ma il problema più sentito è che senza acqua sui rubinetti viene difficile sciacquare le grate di scarico dalle acque grigie e nere, che in breve diventano un qualcosa di abominevole. Peggio mi sento quando vedo qualcuno che va a sciacquare la cassetta del VC direttamente alla fontana. Buongiorno ragazzi, oggi siamo appena svegliati, stiamo benissimo in camper con 21 gradi addirittura e stanotte infatti c'erano meno 13 e passa, e adesso sto caricando l'acqua dalla fontana. Camper in libera, montagne bellissime, e abbiamo addirittura la signora che sta lavando i piatti qui sulla fontana perché la pompa si è bloccata, si è ghiacciata evidentemente. Freddo. A posto? Fatto tutto? Altro peggioramento rispetto all'anno scorso riguarda la collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata. Mentre negli anni precedenti i cassonetti si trovavano circa a metà della rampa che sale alla chiesa, vicino alla cabina dell'Enel, adesso invece si trovano sotto le tettoie dell'isola ecologica, che però è molto più in su, ormai vicinissima alla chiesa, e andare apposta per smaltire qualcosa si trasforma in una grossa opportunità per fare palestra gratis. Questa volta, a differenza dell'anno scorso, vogliamo fare un giro serale fino a Sappada Vecchia per una bella passeggiata ad ammirare il borgo illuminato in modo suggestivo, con i banchetti del mercatino e i suoi tanti presepi posizionati in modo davvero scenografico. Abbiamo il banchetto a Sappada Vecchia con il brulè oppure il coltè se qualcuno vuole, ma il brulè è davvero ottimo, lo fanno col vino buono e con la frutta, giusto? Vino di Treviso e la frutta quella che c'è. Frutta vera. Vera, sì, non... Guarda, ma la stufa sta andando veramente. Ecco qua, ecco il fuoco di legna su una stufa economica. Di che anni è questa stufa qua? Ah, no, questa è dei suoi anni. Ecco.
Com'è sto brulè, Maria? Ah, ottimo, buonissimo. Sembra che è tanto bollente però. Adesso, nonostante il freddo, ci stiamo radunando sul piazzale con gli amici che già sono arrivati a Sappada, perché siamo pronti per fare la ormai tradizionale e facilissima escursione al laghetto Ziegelutte, che dista poco più di 1 chilometro su un magnifico percorso che costeggia l'alveo del fiume Piave, che, come il famoso 24 maggio, continua a mormorare nonostante il ghiaccio e ci racconta storie che non dobbiamo dimenticare. Spettacolare! Gli alberi carichi di neve così. Il sentiero ci porta in mezzo al bosco attraverso un ambiente fantastico, immerso nella magia e nel bianco. Il panorama che si apre quando arriviamo al laghetto merita davvero la definizione, fin troppo abusata, di mozzafiato. Qui c'è da restare veramente con la bocca spalancata. È proprio una meraviglia unica, con i cristalli di ghiaccio adagiati sulla superficie del lago e con le cascatelle che continuano a scrosciare sotto i ponticelli di legno che consentono al sentiero di circondare il lago. La nostra meta è la casetta del pescatore che vediamo lì in fondo e qua succede qualcosa di straordinario. Gli amici che avevano visto il video dell'anno scorso e che adesso sono qui con noi hanno deciso che non si può arrivare fin qui senza completare l'opera, preparandosi direttamente sul posto un buonissimo caffè caldo. E allora in molti sono armati della loro macchinetta Autin, delle capsule compatibili e della borraccia con l'acqua. Io ne ho portate addirittura 2 di Autin, il modello Nano dell'anno scorso e il nuovissimo modello Mino che mi hanno mandato quest'anno per Natale. È un modello più prestante e adatto agli spiriti più avventurosi, ma adesso non è il momento di parlare di queste cose, ve le racconterò meglio in un video dedicato. Intanto gustiamoci i nostri caffè in questo posto davvero unico. Riprendiamo la passeggiata, ma qualche foto romantica sul ponticello è d'obbligo. Sulle piste scende la sera del 31 dicembre. Salutiamo per l'ultima volta la luce del 2025, un anno controverso per tanti motivi, sia personali sia per quanto sta accadendo nel mondo intero. Ma i tantissimi maestri di sci del comprensorio di Sappada ci portano una luce nuova, quella della stupenda fiaccolata che scende sulla pista nera, qui davanti all'area sosta. Il clima è festoso e pieno di speranza, bisogna guardare avanti con fiducia e serenità, è questo che vogliono trasmetterci i botti dello spettacolo pirotecnico che inizia subito dopo l'arrivo della fiaccolata. Chissà come la prenderanno i tanti pelosetti che stanno a bordo dei camper qui in sosta, e che dire dei tanti animali selvatici che vivono in questi boschi. Felici non saranno di certo. Lasciamo i fuochi in cielo e andiamo verso i fuochi dei fornelli accesi. Quest'anno è stata una cosa incredibile. Siamo riusciti ad organizzare un evento pazzesco. Ci siamo trovati qui a Sappada in 26 persone, tra i nostri parenti, amici di famiglia e amici del canale, che hanno voluto vivere con noi questo momento di festa. Ebbene, anche se con pochissimo anticipo, siamo riusciti a prenotare una tavolata per la cena di San Silvestro al ristorante Ski Bar, che si trova proprio sui campetti da sci, quindi in mezzo alla neve in un contesto unico e magnifico. Ma diamo subito la parola a Beppe del canale Vado col Camper, affiancato dalla sua meravigliosa Cinzia.
Allora, è andata benissimo perché ci siamo trovati in un gruppo di tutti i camperisti radunati da te e Giorgio, e la compagnia, come vedete, è bellissima perché da quando siamo arrivati qui non ci siamo fermati un attimo a parlare. A non parlare, giusto? Ecco, per cui meglio di così non poteva andare, Giorgio. Devo veramente ringraziare tutti perché tutti hanno voluto partecipare così spontaneamente e ci siamo trovati in completa sintonia, in piena allegria. È stata veramente una bellissima opportunità. A mezzanotte usciamo e qualche nuova luce la accendiamo anche noi per la felicità dei più piccoli. Già un pochino piccolo, però deve farcela lo stesso. Si prova? Ecco. Ciao! Scendiamo a piedi lungo la pista illuminata dai fuochi lanciati da più parti della vallata e, una volta arrivati ai camper, abbiamo ancora messaggi d'auspicio da lanciare al cielo con le mongolfiere. Riproviamo, tentativo 1 fallito. Secondo tentativo. Dai. Inizio. E via! Bravo! Secondo me cade sul tetto di qualche camera. Buongiorno, auguri, buon anno. Sta sorgendo il sole, sta illuminando le cime. Allora dai, auguro a tutti un buonissimo 2026, pieno di cose belle e di tanti bellissimi chilometri in camper a tutti quanti. Ieri sera abbiamo fatto una festa stupenda su allo ski bar, qui sulle piste direttamente. Abbiamo cenato molto bene e una bella tavolata tra amici, parenti e amici anche del canale che ci siamo trovati qui a Sappada e quindi veramente bellissimo, ci siamo divertiti molto. E adesso qui all'area sosta ci sono tantissimi che stanno cominciando a partire, ecco, e qualche posto si è liberato, qualche altro posto si è già subito rioccupato e tra i tanti c'è anche Beppe che sta partendo adesso, che vado col camper. Andiamo a salutarlo e sentire le sue impressioni. Eccolo Beppe che sta sbattendo il suo camper. Ciao ragazzi, siamo in partenza, purtroppo bisogna tornare. Siamo stati bene ma bisogna tornare. Ieri sera com'è andata? Ieri sera è andata benissimo, siamo stati in compagnia, eravamo in 26. Rinnovo gli auguri per un buon anno, un buon 2026 a tutti i camperisti e a tutte le persone a voi care, per cui ci vediamo con i prossimi video sia da parte mia sia da parte di Giorgio Camporese. Un bacione e a presto, ciao. Mi raccomando, vado col camper, Ciao, e Giorgio Camporese. Bene Beppe, buoni preparativi per la partenza, buon rientro e chiaramente un 2026 felicissimo. Grazie a tutti Giorgio, voi. anche a voi, contraccambiamo, grazie. Cinzia dove l'hai messa? Cinzia è dentro che sta sistemando, chiudendo tutti gli armadietti. Andiamo a sbirciare, si può? Vai, tranquillo. Eccolo qui, questa è Cinzia che sta partendo. Ciao. Ciao, si sta Che preparando. traffico. Andate via adesso. Però stupendo. Questa notte meno 15, eh? Sì, infatti. Vabbè, ci manteniamo giovani, no? Esatto, in congelatore. Bene ragazzi, bravi. Bene. Grazie per la compagnia,
Anche a voi, è stato bellissimo. Ed eccoci tutti in pista il 1° gennaio. Bellissimo, freddo, il sole arriva molto più tardi qui, ma già si scia bene. Noi invece ci fermeremo qui fino al 3 gennaio per far sciare ancora il nostro Davide. Oggi prima lezione con il maestro ed ora prende lo ski lift assieme al suo papà e in breve tempo riesce già a fare lo spazzaneve. Eccolo! Finché Davide scia, noi andiamo in paese a fare compere e in particolare prendiamo del buonissimo pane nel forno Dorfarbeck, dove troviamo tantissima scelta di ottimo pane fragrante e tantissimi dolci, una meraviglia. Pista rossa e nera. Adesso andiamo a prendere la navetta che ci porta a Cima Sappada. Nel primissimo pomeriggio approfittiamo del servizio Ski Bus disponibile per tutta la stagione invernale, gratuito per tutti, sciatori e non, e ci facciamo portare sino a Sappada Alta, indicata come Cima Sappada sulla tabella degli orari. In 25 minuti l'autobus ci lascia sulla piazza principale dell'antico borgo, situato ai piedi del Monte Sierra a circa 1290 metri di altitudine. Nella piazzetta sorge la chiesetta di Sant'Osvaldo, eretta nel 1732. Circondata da boschi e pascoli delle Dolomiti, Cima Sappada offre un'atmosfera tranquilla e incantata, ideale per chi cerca contatto con la natura, silenzi e ritmi lenti, lontano dal caos, e rappresenta per davvero l'essenza montana di Sappada. Ci inoltriamo a piedi nelle strette vie dove si affacciano bellissime vecchie case di legno, perfettamente restaurate in nome di una sapiente e calorosa ospitalità turistica. Ogni casa del borgo è rustica e semplice, ma ampia e funzionale, costruita quasi interamente di legno secondo il sistema Blockbau, caratterizzato da travi sovrapposte in orizzontale incastrate agli spigoli e appoggiate su una base di pietra. Qui troviamo l'indicazione per le sorgenti del Piave, bellissimo, ci incuriosisce, ma scopriamo che sono distanti 8 km sulla provinciale 22. Magari ci andiamo la prossima estate con le nostre bike. Siete curiosi di vederle? Venire fin quassù e passeggiare a caso per le vie del borgo è proprio un'esperienza da provare. Sembra di essere in un altro mondo. Non c'è nessuno che ci osserva e che giudica i nostri modi di città. Così, come arriviamo davanti ad una fontana che ancora butta un filo d'acqua, decidiamo che è il posto giusto per farci un caffè. Per noi la nera bevanda calda fumante è un bene assoluto e ogni volta che possiamo ne approfittiamo. Per questo abbiamo sempre tutta l'attrezzatura nello zaino. Che meraviglia! Il campetto da sci qui a Cima Sappada è davvero divertente e qualche bambino che se lo gode ancora c'è. Ma è giunta l'ora di tornare ai camper, l'orario del bus è implacabile. La mattina del 3 gennaio siamo ancora sui campetti da sci, dove il nostro nipotino Davide ha iniziato a sciare molto presto nonostante il grande freddo. Bisogna dire che siamo soddisfatti perché con sole 2 lezioni con il maestro ha imparato a prendere lo ski lift da solo e anche a scendere a sci uniti. Bravissimo! Meno 13. Eccolo, guarda che vede che ha imparato da solo, Col maestro. Ragazzi, stamattina ci facciamo il tè perché fa un freddo qui sulle piste. Abbiamo i bimbi che stanno sciando.
e noi siamo qui pronti con il tè. Elena lei ha portato le capsule del tè compatibili in espresso, quindi vanno benissimo anche sul outing. Noi abbiamo il nostro nuovissimo Mino, eccolo, Maria, mentre Elena ha il suo Nano che hanno preso ancora l'anno scorso. Eccolo, Paolo c'ha il suo Nano. No, c'è anche Siamo viziatini, noi qui. sì, Tè al limone, vai, c'è al limone. vai. Dopo se lo volete facciamo Stiamo facendo il tè, non caffè. È andata con gli sci? Bene. Fa freddo però. Il tè ci vuole? Era caldo? Un bel tè caldo sulla neve. Ecco, stamattina ragazzi avete visto, Davide ha iniziato prestissimo a sciare, alle 9 era già in pista col maestro, temperatura meno 13, ha imparato anche abbastanza bene perché praticamente ha fatto 2 giorni col maestro, il resto con suo papà, ha imparato già abbastanza bene perché è partito da zero e purtroppo però oggi è l'ultimo giorno e tra poco ci prepariamo per tornare a casa. Abbandoniamo questo paradiso, ma il proposito è quello di ritornare ancora l'anno prossimo. Forse anche quest'estate, perché deve essere molto bello anche l'estate. Siamo venuti una volta, siamo stati solo un giorno, la prossima volta verremo con la bella stagione, con caldo e resteremo magari 4-5 giorni, andiamo a fare un po' di camminate. Ciao ragazzi, grazie per averci seguiti fino a qua e un carissimo saluto a tutti. Ciao!